Quindi stiamo andando sempre più nello specifico, andando avanti. Vediamo come creare un DEM, un DTM o una ortofoto. Quindi, come saprete, esistono degli elaborati ricavati appunto dal volo di un drone, quindi ad esempio il modello digitale di elevazione, che è un elemento molto interessante che solitamente racchiude, diciamo, alcuni elementi tridimensionali. Il DTM, che è il Digital Terrain Model, che fondamentalmente rappresenta l'andamento del terreno, e l'ortofoto, che appunto è ottenuto dall'elaborazione in foto aeree ortorettifica. Di solito chiedono sempre solo questo, il DEM e il DTM, poco e niente. Vediamo il DEM. Quindi innanzitutto diciamo cos'è il DEM. È un elaborato bidimensionale policromatico che ci restituisce l'andamento altimetrico del modello rappresentato tramite l'appartenenza allo stesso colore, che si riferisce ad una quota ben precisa. Per questa slide ho usato alcune immagini di una mia consulenza. Quindi funziona un po' come i layer, anziché avere però il layer per una linea, avete una campitura praticamente, quindi una colorazione corrispondente ad un livello del modello ricostruito. Quindi anzitutto posso creare un DEM quando ho chiaramente un file salvato in formato PSX, perché se salvate in PSZ non è possibile avere un DEM. Quindi dovrete andare da workflow su build DEM, chiaramente dopo le classiche fasi di creazione di nube sparsa e di nube densa, almeno queste due fasi dovreste fare solitamente. Quindi dovreste andare su workflow, build DEM, e quindi vi si aprirà questa schermata qua, dove in alto dovete mettere le coordinate, dipende da quelle che avete utilizzato come sistema di coordinate all'interno del vostro volo. Ad esempio in questo caso io avevo quelle di Monte Mario, quindi controllo il sistema di riferimento, casomai metto quello esatto, insomma. Quindi modifico la sorgente da Dense Cloud a modello. Io vi consiglio, diciamo, se avete una buona Dense Cloud, di usare la Dense Cloud. Se avete una Dense Cloud come dire un po' approssimativa, meglio usare il modello. Questo è un esempio in cui avevo una Dense Cloud che era fatta un po' di fretta, diciamo. Quindi controllo la risoluzione, clicco su ok, quindi sì, sorgente l'abbiamo cambiata da Dense Cloud a Mesh, e la risoluzione è indicata qua sotto, quindi la risoluzione con cui vogliamo creare questo DEM. Quindi questo dato dovrebbe essere la stessa cosa del GSD, e poi total size, diciamo il formato. Questo è al contrario, è la dimensione del pixel stampato. Sì, esatto. Quindi procediamo dopo il caricamento con l'esportazione. Come faccio a esportarlo? Vado su Export, Export DEM, Export TIFF, e questa è solitamente la procedura canonica di creazione e esportazione. Quindi verifico i parametri per l'esportazione dell'elaborato, qua vi do una chicca, ovvero in caso di file di grandi dimensioni uso il formato Big TIFF e premo Export. Quindi qua c'è un checkbox con scritto Write to Big TIFF, e quindi questo ti salverà il TIFF in un formato compresso per una questione di risparmio di risorse, di spazio. Mi pare che lo faccia anche già per l'ortofoto. Sì, e quindi che ti può aiutare. Chiaramente non ti dà una preview istantanea con l'anteprima di Windows, insomma. In questo caso devi aprirlo in un software specifico, magari QGIS. Quindi inserisco il nome, una volta che vado a esportare chiaramente, e quindi vediamo un'idea del risultato finale. Quindi questo è stato sgranato chiaramente perché era un lavoro, e chiaramente c'è una barra praticamente altimetrica qua sulla sinistra che indica l'andamento dal punto più basso al punto più alto. Qua indica la scala, che è un indicatore fondamentale. Poi potrete controllare anche la rispondenza dell'orientamento XY. Chiaramente qua più zoomate più la scala varia, quindi non pensiate che questo sia un valore bloccato, più zoomate più varia. Andando avanti vediamo come creare un DTM. Quindi il DTM è un elaborato bidimensionale policromatico anch'esso, che ci restituisce l'andamento della superficie geodetica del terreno. Quindi in questo caso ci riferiamo solo al terreno. Quindi l'andamento altimetrico del terreno è ottenuto tramite l'interpolazione delle curve di livello ed è rappresentato tramite l'assegnazione ad uno stesso colore, quindi come abbiamo detto prima, una stessa campitura, uno stesso layer. Quindi apro Metashape e clicco in corrispondenza della Dense Cloud che ho importato, che ho elaborato. C'è questo triangolino e quindi seleziono Dense Cloud Classes. Quindi dal menu contestuale della nube densa seleziono appunto questo valore qua. Quindi questo valore mi restituirà una specie di modello monocromatico dell'area che non è stata ancora classificata. Quindi a me cosa mi interessa fondamentalmente? Rappresentare il terreno, quindi in qualche modo devo eliminare la moschea, no? Questo edificio qua. Come faccio? Devo selezionarlo.
quindi utilizzo gli strumenti classici di selezione di Metashape, seleziono l'area, poi cosa faccio? Seleziono Assign Class, quindi assegna classe, e quindi assegnandogli la classe, andando da Tools, Dance Cloud, Assign Class, gli posso dire per i dati che mi arrivano da ogni classe rispetto a quest'area, voglio che siano catalogati all'interno di questo layer, che è building, no? Ad esempio. Però ci sono anche altri layer che vedremo qui, però successivamente magari la vegetazione lo metterò in high vegetation, low vegetation, e il suolo su suolo chiaramente, no? Quindi faccio corrispondere ogni valore sul corrispettivo. È Poi un bidimensionale questo? no, ancora non ho creato niente. Ho classificato semplicemente le parti del 3D. Quindi in qualche modo ho circoscritto quest'area archeologica e gli ho assegnato il livello building. Poi ho ripetuto l'operazione per l'area dove avevo gli alberi e gli ho assegnato Sì, tu devi vegetazione. assegnarlo volta per volta? Io ti consiglio di farlo così, di farlo manualmente, perché se fai un processo automatico richiede tante ore, come per il caso precedente si blocca. Questa è la fase successiva, e il punto più interessante è questo, quando ci interessa appunto farlo diventare un elaborato 2D. Quindi da questa situazione potrei selezionare la classificazione dei punti, ovvero il layer ground, e premere 2 volte su OK. Quindi di tutta questa roba tu dici voglio creare un DTM, che quindi è l'andamento morfologico del terreno, non mi interessa, della parte archeologica, della parte degli alberi, che altrimenti farei un DSM, quello il modello che riguarda i picchi di altitudine, e quindi inserisco in corrispondenza di point classes, qua è selezionato di default all, metto select e seleziono solamente ground. Vedi, erano selezionati in questo caso anche gli altri, vegetazione bassa, vegetazione alta e buildings, e questi ci clicco sopra e li elimino. In questo caso verrà utilizzato esclusivamente questa parte marrone per la ricostruzione del DEM. Quindi successivamente a questo processo posso anche creare le curve di livello. Adesso qua è un po' sfocato perché sto zoomando tanto, andando da Tools Generate Contour, quindi genera contorni, sempre dal menu Tools puoi scendere, trovare questo strumento e quindi inserire, diciamo, eventualmente la distanza per dare un'idea. Quindi premiamo su OK per avere poi il risultato, che è questo DEM qua. Che formato lo puoi esportare? Lo posso esportare in formato TIFF, oppure ci sono anche altri formati disponibili. Anche di XF, tipo per AutoCAD, cose del genere? Per esportare le curve vai dentro questa cartella che è Shapes. Ad esempio selezioni Uno dei due. tasto destro, Export Layer, e lo puoi esportare, vedi, anche in DXF. Tornando alla presentazione, quindi questa è un po' la procedura di come creare anche un DEM, bypassando quelli che sono gli altri livelli. Vediamo invece come creare l'ortofoto. Quindi l'ortofoto è una foto aerea che ha subito un processo di correzione geometrica, quindi ortorettifica, anche con i targets, e di georeferenziazione, in modo da essere sovrapponibile con le altre cartografie digitali. Chiaramente ogni porzione formerà l'ortomosaico di una vasta area. Anche in questo caso ho usato delle immagini di una consulenza che ho fatto, e quindi da workflow questa volta anziché fare clic su build DEM faccio clic su build ortofoto, ortomosaic, dipende dalla versione. Quindi inserisco le coordinate anche in questo caso, verifico che rilevi i parametri dal DEM, quindi qua mi chiede la sorgente source e quindi metto DEM. In caso che hai già fatto il DEM, però se non l'hai fatto lo prende direttamente al modello. Sì, esatto. Se hai già fatto il DEM fai prima così, è più veloce. Controllo il blending mode su Mosaic e quindi poi chiaramente clicco su OK, si avvierà il processo. Dal file vado su export a ortofoto, quindi export ortomosaic, export TIFF, la stessa finestra che abbiamo visto poco fa, insomma, e la possibilità di salvare il modello. Quindi verifico i parametri per l'esportazione, quindi anche qui se voglio salvo in Big TIFF, inserisco dei dati precisi, in funzione di quello che mi richiede il cliente, di quello che è il mio errore e della mia accuratezza, chiaramente. Sì.
salvo, e questo è un esempio. Questa immagine è stata offuscata perché era appunto oggetto di un lavoro, e questo però è uno zoom di un'area contenente un target per farti vedere che fino a circa 44 centimetri era questa la definizione, insomma, quindi era abbastanza buono come ricostruzione. Era possibile appunto identificare anche il numero e il centro del target eventualmente.